Ciao amici, buonasera a tutti. Oggi mi faccio uno spaghetto spettacolare. Pesto e gamberetti. Sì, faccio una bella pulizia del gambero, quindi recupero tutte le code, mentre del carapace della testa lo uso per fare il fondino e saltare la pasta. E in più, guardate un po', questo basilico appena raccolto dall'orto, che utilizzerò per fare un pesto classico. Quindi unisco le due cose. Vi consiglio di seguire la ricetta e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Un appunto che do: sto usando un gamberetto che ho lasciato a battere nel freezer a 4 stelle in casa, in modo così da essere sicuri da ogni punto di vista. Quindi quando mangiate dei gamberi, degli scampi, dei crostacei, ma il litico in genere, poco cotto o crudo, vi consiglio sempre di fare un giro di surgelamento, così da evitare ogni tipo di problema parassitario. Adesso continuo con pazienza a recuperarmi la coda di questi gamberetti. Di questi gamberetti, tolta la testa e il carapace, non levo il budellino. Perché? Perché sono abbastanza piccoli, quindi non sono fastidiosi, non c'è tanta impurità, tanta sabbia dentro. Quello che preservo comunque sono anche le uova, vedete, quelle palline blu, che sono molto gustose, soprattutto del gobetto. Sono misti gamberi bianchi e gobetti questi. Queste uova daranno molto sapore al fondino. Quindi una volta fatto tutto questo, poi metto in frigo e lascio riposare. Adesso mi preparo il pesto. Di solito io il pesto lo faccio con le foglie di basilico che lascio raffreddare in freezer, in modo così da essere abbastanza fredde e non annerirsi durante la frullata. Gli ingredienti sono i soliti: ci metto uno spicchio d'aglio spremuto, qualche pinolo, un po' di formaggio e olio extravergine d'oliva. Come formaggio preferisco un po' di pecorino per dare sapidità e un pizzico di sale, ovviamente. E poi frullo pian piano, in modo così da evitare il surriscaldamento delle lame, e rimane sempre abbastanza verde e soprattutto non diventa amarognolo. Guardate un po' di pinoli, questo un po' a sentimento, dipende molto dal gusto. A volte neanche li metto perché non è necessario mettere sempre i pinoli. Adesso chiudo il frullatore, se ci riesco. Ecco qua. Una volta chiuso metto l'olio e poi pian piano, poi ne aggiungerò altro, si aggiunge anche altro olio per vedere più o meno qual è il grado appunto di morbidezza che si vuol dare. Ecco qua, ad impulsi, e poi lo aiuto per poterlo poi far diventare una crema, senza esagerare molto nella frullata per non riscaldare appunto le foglie del basilico. Una volta poi ottenuto il pesto, lo ripongo in una ciotolina e lo lascio in frigorifero, in modo da riposare e addensarsi anche leggermente. Ecco qua, guardate che bello che è, cremoso, splendido colore, perfetto. Adesso preparo il fondo dei gamberetti. Quindi olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, e butto i carapaci e le teste in una pentola e li faccio rosolare. Con questa tostatura praticamente vengono fuori tutti gli aromi che stanno alla testa del gambero. Non levo gli occhi perché non li devo frullare, non devo fare una bisque, ma devo fare praticamente un brodino. Una sfumata di vino bianco, un pizzico di sale e di pepe, questo ovviamente a piacere, e comunque sempre rimestando per rosolare per bene tutte le parti dei carapaci. Adesso un bel po' di acqua fresca, e poi con uno schiacciapatate, una forchetta, soprattutto in questo caso mi aiuterò con uno schiacciapatate, spremo tutto bene per far uscire il sughetto dalle teste e quindi recuperare tutti gli umori. Guardate, non c'è pomodoro, però il rosso è molto evidente, quindi questo è proprio tutto il gusto del gambero. Con un colino a maglia stretta filtro tutto. Ecco qua, questo è tutto il sapore che poi
andrà a condire la pasta. E poi continuo ancora a recuperare qualcosa schiacciando ancora le teste nel colino. Adesso fatto questo non mi resta che portare ad ebollizione la pentola, salare l'acqua e buttare la pasta e aspettare che a 3/4 di cottura sia pronta, sia piegata, quindi la tiro fuori al martello per poterla poi un po' risottare e finire la mantecatura in padella. Ecco qua, la pasta è pronta e adesso la metto nel sughetto dei gamberi e finisco per qualche altro minuto la sua cottura in padella. Aggiungo un po' di olio extravergine d'oliva per creare sempre l'emulsione e dopodiché butto i gamberi a fuoco praticamente spento, quindi si cuociono solo col calore della pasta. Ecco qua, una saltatina e poi spengo tutto. Perfetto, guardate un po' che meraviglia. Adesso, una volta che si sono irrigiditi un po' i gamberetti, posso unire il pesto. Questo è tutto a fuoco spento, La quantità di pesto è a discrezione. A me piace molto perché quando si tratta di prodotti biologici e poi soprattutto di un basilico fresco e naturale fa solo bene. Ecco qua, una bella saltata così da incorporare anche un po' di aria e fare la cremina. E adesso preparo il piattino per l'assaggio. Sto solo pregustando, l'aroma è pazzesco. Vado a prendere una forchetta. No, vabbè. Che dire, l'accostamento è perfetto, il gusto è stravanato. A papà è pronto?